La ribollita toscana è una delle minestre più profumate, buone e nutrienti che tu possa portare in tavola. È un autentico piatto della tradizione fiorentina e toscana che oggi presento in collaborazione con altri canali di cucina, ciascuno dei quali pubblica contemporaneamente una ricetta della propria regione. In descrizione trovi l'elenco degli ingredienti della ribollita, nella versione ufficiale riportata dal libro di Paolo Petroni. Seguimi fino alla fine perché sì, per cucinare la ribollita toscana servono tempo e pazienza, ma vedrai che il risultato è davvero incredibile. Il primo ingrediente della ribollita è anche uno dei più importanti: 800 g di fagioli cannellini precotti, che equivalgono più o meno ai 400 g di fagioli secchi previsti dalla ricetta originale. Dovrò lasciare un terzo dei fagioli interi, gli altri li frullo. Adesso devo farlo 2 volte perché tutti non entrano nel bicchiere del frullatore. Inizio frullando circa un terzo dei fagioli, aggiungendo acqua in maniera che si frullino bene, ecco qua. Poi vuoto il bicchiere del frullatore e procedo con un altro terzo. Aggiungo acqua ed ecco preparati i fagioli. 2 carote, 2 coste di sedano, una cipolla, 2 spicchi d'aglio. Gli ingredienti di un classico soffritto. Pelo le carote, pulisco le cipolle, spello l'aglio e poi comincio a tagliare tutti gli ingredienti. Eccoli qua e infine con la mezzaluna faccio un trito. Non devo farlo finissimo, la dimensione giusta più o meno è questa. In un tegame alto metto un fondo di olio extravergine d'oliva e poi aggiungo il soffritto. Quando comincia a soffriggere prendo qualche rametto di timo e lo aggiungo al soffritto. Non tanti, io ci spero dentro un 3 o 4 rametti. Ecco, in questa maniera. La ricetta originale prevede 2 patate medie. Le mie sono un po' piccole, per cui ne ho prese 3. Le ho pelate e poi le taglio a cubetti e lo aggiungo alla pentola mescolando ben bene. Il cavolo nero è forse l'ingrediente più significativo della ribollita toscana. Qui ne dobbiamo utilizzare 400 grammi. Pulisco il cavolo staccando le foglie dai gambi in questa maniera, tirandole così. Se volete vedere come si fa bene a pulire il cavolo nero, seguite anche la mia ricetta del cavolo nero con le fette. Una volta che il cavolo è pulito, lo taglio grossolanamente col coltello e poi lo aggiungo alla pentola, mescolando immediatamente. La seconda verdura che utilizzo è 300 g di bietola. Pulisco le bietole staccando con le mani la parte grossa dei gambi. Poi taglio le bietole grossolanamente e quindi le aggiungo alla pentola. E di nuovo diamo una bella mescolata per amalgamare subito gli ingredienti. La terza verdura è la vezza. Prendo un cavolo vezza, me ne servono circa 700 grammi, questa è una vezza un po' piccolina, e poi taglio anche in questo caso grossolanamente la vezza e poi la aggiungo alla pentola e mescolo ben bene. Prendo 3 pomodori pelati, li tagliuzzo grossolanamente col coltello e aggiungo anch'essi alla pentola e di nuovo si mescolano tutti gli ingredienti. È il momento di aggiungere alla ribollita la passata di fagioli che ho frullato inizialmente. Ecco il primo bicchiere, ecco il secondo bicchiere e poi una bella mescolata in maniera da amalgamare tutti gli ingredienti e portare in galla gli ingredienti che sono sul fondo. Mi sembra che sia ancora un po' densa, per cui aggiungo un po' d'acqua. Ecco qua. E adesso non resta che far bollire per almeno un'ora. Nel frattempo ti chiedo di lasciare un commento. Conoscevi già la ribollita toscana? L'hai mai assaggiata? Scrivilo nei commenti qua sotto. È passata un'ora. A questo punto aggiungo alla ribollita i fagioli che avevo lasciato interi, mescolo e subito dopo posso spengere il fuoco. Non appena si è raffreddata la metto in frigorifero. Dovrà rimanere in frigorifero per almeno un giorno. Il giorno dopo recupero la pentola dal frigorifero. Gli ingredienti che ho utilizzato sono per 6 porzioni, ma visto che noi siamo in 2, la divido in 3 parti. 2 parti le congelerò in 2 contenitori separati, in maniera da utilizzarle in futuro, mentre una parte continueremo a preparare la nostra ribollita con le 2 porzioni per me e per mia moglie. Questo è il primo contenitore, il secondo contenitore, e poi andiamo a mettere nel forno 2 fette di pane, una a testa. Mentre il pane si tosta, metto sul fuoco la pentola con la ribollita. Una volta che ha ritrovato il bollore, valuto la densità. Mi sembra che sia un po' densa, per cui aggiungerò un po' d'acqua. Il pane nel frattempo si è tostato. Prendo uno spicchio d'aglio a testa e strofino ciascuno spicchio su una fetta di pane. Ecco, vedi come si consuma? Lo strofino da un lato, lo strofino dall'altro e poi procedo con l'altra fetta di pane e l'altro spicchio. Serve tanto aglio perché darà moltissimo sapore. Una volta che il pane è pronto, lo sbriciolo con le mani all'interno della pentola. Ecco, in questa maniera.
La ribollita sta veramente cominciando a prendere l'aspetto definitivo. Mescolo il pane e lascio andare la cottura per circa ancora 10 minuti. La nostra ribollita è stata bollita ieri e ribollita oggi, da qui il nome. Mi sembra proprio pronta. Adesso posso spengere il fuoco e servirmi 2 belle mestolate di ribollita, 1 e 2, ecco qua. E non si può altro che chiudere il piatto con un abbondante giro di olio extravergine d'oliva, che è un ingrediente molto importante da aggiungere alla fine. Dovreste veramente sentire il profumo, per non parlare naturalmente del sapore. Questo è un piatto della cucina povera tradizionale toscana che non ti lascerà veramente deluso. Provare per credere. Questo video è realizzato nell'ambito di una collaborazione tra canali di cucina. Ciascun canale ha pubblicato contemporaneamente una ricetta della propria regione. In descrizione trovi il link alle ricette proposte da Biscotti e Dintorni e da Marisa in Cucina. Ricette che ti consiglio di vedere e provare. La cucina regionale è uno dei più grandi patrimoni culturali del nostro paese. Esploriamola insieme. Ti invito quindi ad iscriverti a questo canale cliccando sulla campanella per non perderti i prossimi video e fare altrettanto con gli altri canali in descrizione. Grazie per avermi seguito fin qui e alla prossima. Ciao!